Anche l'ultima stagione di The Bear è giunta al termine e dopo i recenti finali di The Boys ed Euphoria, di cui abbiamo parlato, che non ci sono piaciuti molto, è riuscita almeno The Bear a darci un finale soddisfacente? Allora, io parto nel dire che sono un grande fan di questa serie, l'ho amata dalla prima stagione, ho trovato in realtà la terza e quarta stagione un po' ridondanti, secondo me poteva chiudersi benissimo con 3 stagioni, forse il grande successo della serie, anche un po' inaspettato, ha portato ad allungare un po' le puntate, quindi ad arrivare fino alla quinta, però le ho trovate comunque interessanti quelle stagioni in più, perché ci hanno permesso di approfondire questi personaggi già scritti molto bene, ce l'hanno presentati nella prima stagione con tutti i loro traumi, chi più chi meno avevano grandi problemi con cui fare i conti. Man mano abbiamo visto una crescita molto realistica e molto importante di tutti loro, che hanno iniziato prima di tutto a fare squadra, a imparare a fidarsi dell'altro e quindi a trovare il modo di riuscire a portare avanti un ristorante sempre sull'orlo del fallimento. E non fa eccezione questa quinta stagione, in cui i nostri protagonisti si trovano a fronteggiare un ulteriore problema, questa volta anche di natura economica. Non ci sono più i soldi per portare avanti il ristorante, a meno di riuscire ad ingranare per bene, quindi prendere quella famosa stella Michelin che potrebbe fargli pubblicità, e quindi non hanno neanche più i soldi per comprare gli ingredienti per fare i loro piatti. Ne sono rimasti pochi, dovranno quindi trovare il modo di riuscire a far contenti tutti i commensali che si sono già prenotati per questa serata, senza poter sbagliare neanche un piatto praticamente. Oltre a questo c'è un grandissimo temporale a Chicago che sta mettendo a rischio questa cena, sia perché potrebbero non arrivare i clienti che hanno già prenotato per allagamenti nelle strade, ma soprattutto perché il ristorante sta cadendo a pezzi, l'acqua si sta infiltrando tra le pareti e qualcuna di queste è crollata, quindi ci sono anche problemi logistici. Ovviamente, come già successo nelle altre puntate, questi problemi ulteriori faranno in modo di mettere ancora più a rischio i loro legami, la loro stabilità mentale, ma ogni volta il superare questi problemi li porta a crescere. Ed è questa la cosa migliore che è stata sempre così di questa serie, e lo è anche in questa stagione, assolutamente. Finalmente Carmy riesce un po' a dimenticare, a lasciare andare, a non essere più ossessionato da quel lutto che ovviamente rimarrà per sempre con lui, ma anche con Richie di Mikey. Questo lo vediamo anche dal fatto che di solito nelle prime 4 stagioni ogni stagione aveva una puntata, che di solito era anche la migliore, in cui c'era un grande flashback, era tutto un flashback di quando c'era Mikey, un personaggio che appunto non è nel presente ma che abbiamo praticamente imparato a conoscere negli anni. Questa volta non c'è la puntata flashback, proprio perché questo passato è stato messo da parte, è stato in qualche modo superato. Così può finalmente mettersi più in mostra, può trovare la sua realizzazione Chef Sidney, che è assoluta protagonista di questo finale e ci fa vedere davvero di cosa è capace e a cosa può aspirare. E posso quindi finalmente dire che questa stagione, questo finale, mi ha completamente soddisfatto. Come dicevo, il punto di forza di questa serie è sempre stata i personaggi, sia nella loro scrittura che nella loro interpretazione. Qui di nuovo tutti bravissimi, a partire da Jeremy Allen White, ma anche appunto Elio De Biri, e tutti gli altri, anche i comprimari, Marcus o Tina, che hanno sempre avuto spazio, tanto spazio negli episodi, e che abbiamo imparato a conoscere, ad affezionarci a loro. Ognuno di loro ha avuto una vera e propria evoluzione, un arco narrativo perfetto, che hanno un inizio nella prima stagione e una fine nell'ultima stagione, senza mai perdere di vista l'obiettivo. Ognuno di loro aveva dei traumi, dei problemi, delle difficoltà. Pian piano, attraverso le situazioni che si sono create, sia collettive che singole, li hanno portati a superare queste difficoltà, questi problemi, e a diventare persone migliori, e a diventare soprattutto un gruppo migliore, che adesso sente di fidarsi l'uno dell'altro, e sanno che se hanno passato così tante difficoltà, se sono riusciti a superarle, niente più potrà fermarli. In conclusione, un finale perfetto da cui dovrebbero prendere spunto, credo, tutte le serie, visto che ultimamente non ne stanno azzeccando uno di finale. Speriamo faccia vedere un po' la via dove bisogna andare per far finire una serie come si deve, semplicemente in realtà rispettando i personaggi che si sono creati e si sono portati avanti durante le stagioni. Fateci sapere se avete visto la serie, che cosa ne pensate, e continuate a seguirci per altri contenuti.